Ciao amici, bentrovati sul mio canale. Vogliamo dare una controllata a questo Dendrobium phalaenopsis. Questo l'ho preso perché era saldato sul furgone, ma era quello che ho fatto uno short che praticamente è tutto molto ballerino. Lo vorrei svasare per vedere all'interno quello che c'è, perché questa è presa dal vivaio, però presenta questi nuovi getti completamente asciutti, completamente secchi. Non dovrebbero essere così perché non sta osservando il riposo. I fiori ci sono, eccoli qua. Apriamo, sono curioso di vedere quello che non c'è. Allora, si presenta innanzitutto con un substrato molto terroso. Praticamente questo è fibra di cocco, ma non vorrei che fosse addirittura bark rovinato, perché la fibra di cocco è diversa. O se è fibra di cocco non è della altissima, grandissima qualità, e ho la sensazione che quando l'andrò a svasare, cioè in questo preciso momento, ecco il risultato, ovvero sia la pianta è già separata, eccola qua, quindi oramai tenerla insieme diventa difficile, è già separata per conto suo. Vedete, non ho fatto nessunissimo sforzo, in realtà sono venute fuori delle nuove piante, due. Vedete che questi sono i nuovi getti, ma i nuovi getti sono completamente asciutti, quindi qui c'era problema di marciume radicale e questo era già visibile dall'esterno. Ora noi diamo una pulita per togliere un po' tutto quello che di andato c'è, ma rimarrà molto poco, perché io da quando l'ho presa, l'ho portata a casa, non l'ho più neanche bagnata ed è completamente umida, completamente fragida. Quindi in questo composto che voi vedete qui, io non l'ho più bagnata, sono 2 settimane che non la bagno, cioè non l'ho proprio mai bagnata, l'ho portata a casa in queste condizioni. Questo è, io non vorrei dire, ma forse è terriccio proprio perché non c'è niente che rappresenti la fibra di cocco. La fibra di cocco non fa questo lavoro, non si compatta in questa maniera. La fibra di cocco, ecco, vedete, questo è diventata una palletta di roba, è forse più terriccio universale, ma anche a naso si sente che qualcosa non va. Quindi questa pianta è in estrema sofferenza perché i nuovi bulbi, che dovrebbero essere quelli che poi garantiranno la successione della pianta principale, sono completamente in stato di sofferenza. Ecco, se voi tirate le radici ne rimarrà ben poca roba, e questa è una pianta. L'altra è la stessa situazione, eccola qua, l'altra è la stessa situazione. Se noi andiamo a togliere quello che è andato, rimane poca roba. Sì, guardate, guardate, addirittura truccioli di fibra di cocco, i trucciolotti. Però per questo genere di pianta, questo forse è il trucciolotto iniziale di quando era appena nata, messa in questi chips di cocco. Bene, ancora prima di essere poi ridotta in fibra, quindi praticamente è tutto marcito apposta, l'ho presa apposta, me l'ho fatta, ecco, vedete come vengono via tutti. Questa era la nuova vegetazione, è andata via completamente, è strappata perché le radici non ci sono più, non c'è più nulla. Questo è il senso di quando le portiamo a casa, non sempre sono in buona salute, non sempre sono ben gestibili. Questo è il risultato, ma se andiamo a togliere le radici non rimane nulla. Non prendo neanche le forbici perché tanto non conviene toccare nulla, e poi ci penserà lei a sopravvivere e a diventare un pochino più, no? Una pianta migliore di come si presenta. Ecco qua, si presenta che è tutto fragido. Quindi io l'accortezza che vi do: quando le prendete osservatele bene, perché questa è 15 giorni che è a casa, 15 giorni che nessuno la bagna. L'ho utilizzata per fare dei shorts, ecco qua, vedete, stiamo togliendo tutto, quindi la pianta ha bisogno di un nuovo ripartire, ma questa ci metterà qualche anno per riprendersi, perché oramai queste non so se le porterà più a maturità. Se forse fa le radici nuove può darsi, se no nessuno ce le garantisce. Diciamo che abbiamo salvato una pianta che era ridotta in condizioni abbastanza visibilmente andate. Quando abbiamo questa situazione non dobbiamo fare nient'altro che rinvasare, ma qui se ci chiediamo a togliere togliamo tutto praticamente, non c'è più manco neanche una radice. Va bene, lasciamo quel poco che c'è, che sarebbe nulla. Prendiamo un semplice vasetto di plastica, guardate, facciamo un rinvaso di quelli proprio semplicissimi, che poi cerchiamo di metterlo, il rinvaso cerchiamo di metterlo più a destra possibile,
o a sinistra a seconda dell'inquadratura, in modo tale che lasciamo spazio alle nuove vegetazioni di crescere. Quando mettiamo giù in questo vaso un mix che ho già preparato di orchiata e materiale inerte. Orchiata e materiale inerte. La lasciamo stare perché lei oramai ha bisogno di rirecuperare tutte le energie buttate via per un substrato non adatto. Ricordiamo sempre che è un dendrobium, quindi non è che lo possiamo mettere completamente a zuppo come stava prima. Questo è il primo vasetto, rinvasata, sta qui, la mettiamo qui a fianco. Ora rinvasiamo anche l'altra, ma è semplicissimo perché prendiamo un altro vasettino di plastica, ma non deve essere eccessivamente grande, un vaso di plastica giusto per dire di tenercela un paio d'anni per farla un pochino riprendere da questo stato pietoso. Questo è un vaso forse da 12. Lo stesso, mettiamo giù questo mix di occhiata, di materiale inerte, è un mix che permette alla pianta di radicare, di riprendersi da tutto questo stress, e poi la lasciamo che sia lei che fa tutto quanto il percorso. Adesso vi faccio vedere anche il substrato, che tipo di substrato è. Molto semplice come rinvaso, cerchiamo di fissarla meglio possibile in modo tale che non dondoli, non deve dondolare. In questo caso metteremo giù anche l'altro tutore che già era presente. E il gioco è fatto. Queste piante purtroppo quando le compriamo non sempre sono in condizioni idilliache, e quindi facciamo forse bene a prenderle e salvarle per poterle portare un attimo a casa in condizioni un pochino più idonee a loro. Purtroppo quando le producono la vendita, la grande distribuzione ce le porta abbastanza acciaccate e rovinate, o forse perché chi le ha custodite le ha bagnate troppo. Bene, questa è la pianta, poi finiamo di fissarla. Questo che vedete è tutto, guardate, tutto l'avanzo di quello che era il substrato precedente, un mix di roba indecifrabile, le radici completamente andate, anche le piantine nuove andate. Il mix che ho fatto, questo qua, a base di inerti e orchiata non barca. E poi adesso aspetterò a bagnarla qualche giorno in modo tale che tutti i tagli che ho fatto possano asciugarsi. Quindi ci tenevo a farvi vedere un po' il lavoro fatto. Il lavoro è molto semplice perché si è trattato di buttare via tutto e rimettere a dimora una nuova pianta, sperando che poi con il tempo produca nuove radici, perché i nuovi getti sono completamente secchi, quindi abbiamo da aspettare qualche anno prima che la pianta tiri fuori nuove radici da quei getti, e sperando che poi, ecco, anche qui vedete la stessa situazione, i nuovi getti sono completamente secchi, quindi dobbiamo armarci di veramente pazienza, aspettare che, se fanno radici, riacquisteranno un po' il volume. Questa è una situazione che già visibilmente dimostrava che la pianta non era in buone condizioni. Bene, vi ho fatto vedere un po' il tutto, adesso mi metterò a dare una fissata un pochino meglio alla pianta in modo tale che non mi dondoli, e spero di avervi fatto vedere l'importanza di prenderle non tanto per il gusto di mi piace o non mi piace, tante volte si tratta anche di salvarle. Grazie di avermi seguito e a presto.